Mangiatevi. Hola, tutto bien? Rinnovato, vision, grafica. Poi mi scrivete nei commenti se vi piace, se non vi piace. Allora, seconda puntata della teoria musicale applicata però all'hip hop. Vediamo come un producer che deve fare un beat per un rap si deve comportare di fronte alle armonie. Breve riassunto del video precedente in cui abbiamo parlato della scala, quindi fondamentalmente di note singole. La nota singola è la melodia, poi c'è l'armonia sono delle note verticali, quindi un gruppo di note, triadi, quadriadi e quant'altro, e poi c'è il ritmo che ovviamente noi abbiamo già impostato con un loop preso da Ultrabeat, così. Allora, poniamo il caso di essere a BPM 85 con questo tipo di loop. Ok? Mettiamo su un piano elettrico, una roba qualunque. Bene. Vi ricordate che parlavamo di triadi nell'armonizzazione delle scale, della scala maggiore e quindi del Do maggiore nella fattispecie. Quindi veniva fuori Do, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito. E questo con le triadi, ok? Adesso facciamo le quadriadi, cioè che cosa significa? Abbiamo visto che l'accordo è un gruppo di note in cui per formarlo bisogna procedere per terze, quindi partendo dal Do, la terza del Do è il Mi, e poi dal Mi la terza del Mi è il Sol, e quindi questo qui è l'accordo di Do maggiore. Vi ricordo, cosa che forse molti trascurano, che per armonizzare la scala bisogna usare note solo di quella scala, quindi non è che possiamo fare no, perché abbiamo questo tasto nero che si chiama Fa diesis, che non fa parte di quella scala, cioè della nostra scala di Do. Oggi ragioniamo per quadriadi, quindi se abbiamo tre note per formare un accordo dobbiamo averne una quarta. La meccanica, il modus procedendi, la modalità è sempre la stessa, avanziamo di una terza rispetto all'ultima che abbiamo. L'ultima è il Sol, quindi 1, 2 e 3, mettiamone una quarta andando avanti di 3, quindi incontriamo un Si e si viene a formare questo accordo che si chiama Do major 7 in americano, oppure Do settima maggiore, anche se poi l'avevamo visto già nella scala questo discorso della settima. Dire maggiore è ridondante perché la settima è naturale, ma ormai ci siamo talmente abituati a chiamare settima e basta quella che sarebbe la settima minore, che svilupperebbe un accordo di Do settima. Sentite già il suono come cambia? Invece dà proprio una sensazione di riposo, di rilassamento rispetto a questo. Vedi, questo poi senti il bisogno di andare da un'altra parte. Adesso lo vediamo, comunque si chiama accordo di dominante. Allora, quindi abbiamo Do major 7. Andiamo avanti, abbiamo il Re minore. Aggiungiamo una quarta nota procedendo per terza, 1, 2, 3 sull'ultimo dell'accordo. Abbiamo un accordo di Re minore settima. Sul Mi minore, procedendo con una terza, avremo l'accordo di Mi minore settima, e sul Fa maggiore, mettendo una terza qui, che poi mettendo una terza come quarta nota, sempre sto bello imbroglio, vabbè, ma tanto è comprensibile, e si va a Fa major 7. Sol maggiore, mettendo una terza non si va a Sol major 7, perché per avere Sol major 7 bisognerebbe mettere questa, ma non fa parte della scala di Do, quindi non mettiamo il Fa. E abbiamo quel suono tensivo che prima avevamo chiamato appunto di dominante, quindi una settima di dominante. Spiegherò tra un attimo. Poi sul Si
dove si sviluppava, scusate, un accordo diminuito, avremo, andando avanti di una terza con questa nota qui, 1, 2 e 3. Questo è un accordo, introducendo quindi le quadriadi, è un accordo che si svela essere di semidiminuito. Quindi con la quadriade, con le 4 note, perché sia poi diminuito, bisogna diminuire anche questa qui. E quindi verrebbe questo suono. Ma in questo video non lo andremo a trattare, tratteremo soltanto il semidiminuito. E quindi ricordate che sul primo grado si sviluppa un accordo maggiore settimo, sul secondo grado sempre e sul terzo minore, re minore settima e mi minore settima, sul quarto grado ancora un major 7 però sul fa, sul quinto grado una settima di dominante, sul sesto grado un la minore settima e sul settimo grado un si diminuito. Scusate, semidiminuito. Questo vale per tutte le scale. Allora, vi ricordate che vi avevo parlato dei gradi? Ogni nota ha un suo nome, quindi tonica, sopratonica, mediante o modale o caratteristica, e tutti e tre questi nomi hanno una motivazione ben precisa, ma quella di modale penso che sia la più esatta, perché dà il modo alla scala, modo inteso come maggiore o minore, perché poi quando parleremo dei modi riferiti alle scale modali sarà un'altra cosa. Quindi modale o caratteristica, perché appunto dà il modo, la caratteristica, se l'accordo è maggiore o minore. Nome dei gradi. Allora, tonica, sopratonica, poi abbiamo la mediante o modale o caratteristica, poi abbiamo la sottodominante e la dominante. Poi abbiamo la sopradominante e poi abbiamo la sensibile. E poi finisce perché riprende di nuovo da do. Allora, questi sono i gradi della scala diatonica. E veniamo al bello di questi accordi qua. Quando tante volte sentite delle, come le devo chiamare, delle macronote, dei sample che sono così, quindi che suoni tutto quanto e fa e sono sempre sti suoni, sempre quello è il sapore, la musicalità del suono, perché è un major 7. Quindi nel caso in cui io voglia fare do, fa e sol settima di dominante per concludere e ritornare in do, non lo posso fare. Quindi ecco il motivo per cui vi dico fateli da soli i sample, gli accordi, perché in questo caso potreste fare e adesso andiamo a vedere i rivolti anche, perché è brutto questo salto. È più bello magari sentire vedi, ci metti anche questa nota, cominciamo a registrare. Va bene? Quantizziamo un attimo e abbiamo questo suono. Potrebbe ripetere, fare ok, cosa che non ti viene di fare questa nota qua, non ti viene se fai tutt'al più, fai ok. Ecco l'importanza allora di fare queste progressioni armoniche. E veniamo allora anche qui alle chord progression. Le chord progression o chord progression, come volete, sono delle progressioni armoniche accordali
dove questi accordi qui vanno a formare appunto un loop, dal quale, che sarebbe la cellula embrionale del bit. È naturale che, conoscendo bene questi rivolti, noi otteniamo quello che ci viene dalla testolina, non andiamo lì a prendere, mettiamo questa caramella qua, vediamo come suona, portiamo questa qui. Niente, perché io so già che se voglio questo suono, allora questa qua la devo portare e ho questo suono. Quindi undo e undo sono le stesse note spostate di ottava. Quindi questo qui, il famoso Fa major 7 che avevamo visto prima, trasportando questa nota che è un Mi qua e questa nota che è un Do qua, invece di suonarla così, la suoniamo così. Suona decisamente meglio. Allora, a proposito dei pacchetti di progressioni armoniche, io ne ho messi già a punto diversi e sto procedendo, continuo a farlo. Contattatemi se volete acquistarli, perché ne sto preparando diversi pacchetti molto interessanti e ordinati per genere. Va bene? Allora, questa è fondamentalmente la teoria per costruire questi accordi. È chiaro che bisogna adesso andare a guardare come fare per fare gli accordi diminuiti, quindi fuori dalle scale, per fare le dominanti secondarie, quindi fuori dalle scale. Perché? Perché ci sono dentro delle note che rispetto alla scala in cui noi stiamo suonando si chiamano poi alterazioni. Quindi lo andremo a vedere nel prossimo video, dove parleremo appunto di musica tonale e di musica modale. Parleremo anche di musica tonale e musica modale. Se avete bisogno di ulteriori informazioni mi potete contattare qui, passa, oppure forse più così. Lasciatemi quindi nei commenti il vostro parere, la vostra opinione, e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye! Iscrivetevi al canale, yeah!